Le piattaforme aeree sono sempre state la mia vita in tutto e per tutto. È un argomento che ho portato all'esame di motorità. Io quando a scuola andavo tutti con le figurine di calciatori, sì, ci andavo anch'io, ma io portavo anche l'album con le foto stampate delle piattaforme. Cioè io dovevo nascondermi di notte a stampare per non farmi beccare da mia madre che consumavo tutte le cartucce della stampante, quindi... Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Under the Platform. Faccio manovra e poi partiamo con il video. Per me la piattaforma aerea è sempre stata una priorità in assoluto, cioè la mia vita, la passione, il lavoro, tutto quanto. Giusto per farvi capire, quando magari esco con una ragazza, gli dico sempre, prima ci sono loro e poi se vai bene ci sarai te, quindi... Buongiorno, vi ridò il benvenuti su questo nuovo episodio di Under the Platform. Come promesso nel video precedente, se non l'avete ancora visto, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Oggi vedremo come si testa un mega mostro. La Smart l'abbiamo parcheggiata, adesso vi porto come vedere qualche dettaglio. Andiamo! Ovviamente sulla Smart stavamo scherzando. Oggi parliamo della Forster 75 TGJ, un allestimento totalmente made in Italy, perché in questo caso è installata su un Iveco X-Way da 480 cavalli. Mi segue maestro? Questo autocarro è un 8x2, quindi cosa vuol dire? Ho i primi due assali interiori sterzanti e il quarto ed ultimo assale sterzante. Questo è veramente quello che fa la differenza in fase di manovra. Voi pensate che un mostro del genere, grazie all'ultimo assale sterzante, riesce ad entrare e fare manovre in posti che sembrano davvero impossibili. Ma parliamo anche dell'allestimento che vedete sopra, che è quello realizzato da noi, realizzato da Socage. Parliamo di una piattaforma aerea in grado di raggiungere 75 metri d'altezza, sbracciare lateralmente 40 metri. In questo caso è stato montato a un argano in grado di sollevare 2500 kg. Voi pensate quindi che se c'è necessità di sollevare del peso e non più delle persone, il cesto viene rimosso e verrà installato l'argano. Quindi questa è una macchina in grado di sollevare persone e materiali. La nostra missione principale di noi costruttori di piattaforme aeree è portare la gente in quota, ma è anche quella di dover tornare a casa. Abbiamo un motore ausiliario d'emergenza. Noi abbiamo l'obbligo di portare sempre a terra l'uomo. L'uomo può rimanere bloccato per aria perché può succedere per X motivi. In questa macchina il cliente ha richiesto appositamente un motore secondario, quindi non lavora con la presa di forza del camion e, cosa più importante, non lavora con la pompa del camion. Quindi uno, anche stando sul cesto, riesce ad accendere ulteriormente un secondo motore per tornare a terra. È come gli aerei. Gli aerei devono sì decollare, ma devono anche atterrare, e in questo caso lo devono fare anche le piattaforme aeree. La cosa fondamentale di questo mostro alle mie spalle, è unica nel suo genere, è che è una macchina di grosse dimensioni, ma è lunga solamente 12 metri e ha un peso totale di 32 tonni. Voi pensate solamente una cosa, che se questa macchina fosse dichiarata trasporto eccezionale per peso o dimensioni, la circolazione in autostrada andrebbe a costare €1 al chilometro. Queste sono macchine che percorrono tantissimi chilometri, quindi pensate, se io devo andare a fare un intervento a 400 km, mi costa €400 di pedaggio solamente per una tratta. Questo cosa significa? Che non ha assolutissimamente bisogno di permessi, spese aggiuntive e soprattutto si evita tanta burocrazia per la circolazione. Ovviamente anche questa macchina ha la firma Socage, è dotata di chiusura automatica e stabilizzazione automatica, quindi anche un mostro di queste dimensioni con un semplice clic è in grado di chiudersi totalmente e di stabilizzarsi sempre in automatico. Adesso che vi ho illustrato di cosa stiamo parlando, andiamo a testarla. Dai Candon! Allora, signori, benvenuti su un volo di linea. Scherzi a parte, prima cosa da fare, ovviamente, perché tanti dicono ah, non lo sapevamo, ma invece il camion ovviamente va messo in moto. Freno, accensione. Poi, seconda cosa da controllare, freno di stazionamento inserito, ce l'abbiamo.
Terza e ultima cosa da fare, inserimento della presa di forza, che praticamente è quello che mi dà olio a tutto l'impianto. Siamo perfetti, possiamo andare e iniziare a stabilizzare questo mega mostro. Andiamo. Molto bene, siamo pronti a partire. Insieme a me ci saranno Simone e Giulio, che sono i collaudatori di questi mega mostri. Partiamo con la prima fase, che è la stabilizzazione. La stabilizzazione avviene tramite questo radiocomando. Noi siamo stati i primi al mondo ad utilizzare su una piattaforma aerea un radiocomando senza fili e senza cavi, anche per quanto riguarda la fase di stabilizzazione. Cominciamo. Accensione del camion e cominciamo a far uscire le traverse. La cosa bella è che io, mentre il piede esce, con il radiocomando riesco a spostarmi e andare lì vicino. Quindi io, se qui ho un ostacolo, posso decidere benissimo di dire mi fermo e vado giù. In questo caso, per fortuna, abbiamo via libera, quindi li tiriamo fuori completamente. Giulio, mettiamoci i guanti e cominciamo a tirare fuori le piastre. La macchina deve stabilizzarsi praticamente a 0 gradi. Noi come margine teniamo sempre 0,3 per farvi capire. Oggi solamente in un punto eravamo 0,1. Ovviamente queste sono piastre ribattitrici fatti di un materiale apposito per subire questi sforzi, ovvero è un Teflon molto particolare che consente al piede di rimanere piantato ma con una leggera deformazione in modo che si adatta al terreno. Praticamente è la culla tra il piede e il terreno su dove vado a posizionarmi. Mi sento di dire che abbiamo raggiunto sulla parte di stabilizzazione, che è la fase più importante, abbiamo raggiunto la perfezione. Come vedete i piedi cominciano a scendere. Se uno dovesse capitare che scende prima dell'altro, come in questo caso, questo che è già arrivato aspetta l'altro che arrivi al suo livello. Ovviamente prima di salire in quota abbiamo fatto un ultimo controllo, abbiamo attaccato il PC, abbiamo controllato che i parametri fossero quelli corretti. Allora Simone, come sono i parametri? Stabilizzazione ok, Ale. Perfetto, che fossero giusti, che cambiassero in base ai movimenti della macchina, anche semplicemente in fase di stabilizzazione che ho due movimenti, uscita traversa e discesa piede stabilizzatore, abbiamo visto che i parametri cambiavano in tempo reale ed erano corretti. Terminiamo la fase di stabilizzazione automatica, dobbiamo staccare le gomme da terra. Se il camion rimane staccato da terra fa da zavorra e quindi cosa succede? Che tiene la macchina molto più piantata al suolo. Siamo non tranquilli di più, perché qua bisogna essere più che tranquilli, per tutti i movimenti che hanno inserito i ragazzi precedentemente erano ottimali. Allora, la macchina si è fermata da sola, stabilizzazione automatica completata, gomme da terra staccate, i gradi sono a posto. Parametri perfetti, Ale. Perfetto, siamo pronti a muovere questa bestia qua. Oggi abbiamo fatto delle prove su una macchina dove la parte, diciamo, di sicurezza era già tutta fatta. Maestro, occhi su di me, signori, godetevi lo spettacolo. Limitatore, tutte le prove di stabilità, le prove quelle drastiche, critiche, perché comunque queste macchine qua sono sottoposte a test veramente molto rigidi e importanti. Il cestello terra, pronti per salire in quota. Calcolate che noi mandiamo a 75 metri delle persone, quindi abbiamo degli standard di sicurezza molto alti da rispettare. Il mega mostro si sta muovendo. Anche quando abbiamo solamente aperto la macchina, che abbiamo portato il gesto a terra pronta per andare veramente in quota, abbiamo visto che tutti i parametri erano corretti nel posto giusto e quindi abbiamo detto perfetto, siamo non tranquilli di più, proviamo i movimenti e nel caso li affiniamo. Allora, prima di salire liberiamo l'anemometro, che praticamente è il sensore che rileva e trasmette alla piattaforma la velocità del vento. Quindi anemometro liberato, lo mettiamo alla sua altezza, perfetto. In caso, mentre io stia lavorando, venga su del vento troppo violento, questo rileva, trasmette alla piattaforma che dice torna subito a terra perché c'è un vento che può diventare un fenomeno molto pericoloso per l'utilizzo della piattaforma aerea stessa. Simone, vieni che montiamo la console. Per piacere. È una console con due cloche, uno schermo a colori. Noi abbiamo voluto mantenere comunque una postazione di comando apposita per il cestello che può essere removibile, come abbiamo visto mentre la montavamo, per far sì che l'operatore in quota senta la macchina tra le mani. Cioè io che la uso devo sentire l'olio e le sensazioni tra le mani. Anche se è tanti anni che lo faccio questo mestiere, ma comunque sono mesi che non ci salgo, credetemi che è come salire in moto e non usarla per un tot di mesi, la prima volta che ci risali un attimino ci vai con dell'usta, come si dice da noi. Molto bene, ci siamo messi tutti i dispositivi di sicurezza
imbragatura e caschetto, ci ancoriamo al cesto, quindi io alle mie spalle ho una macchina che ha un serbatoio che tiene 600 litri d'olio. Adesso siamo pronti per andare in quota a 75 metri d'altezza. Calcolate che sono circa 25 piani di un grattacielo. Io voglio che anche una macchina che abbia una forza veramente enorme come questa mi dia anche la singola goccia d'olio. Dobbiamo andare a controllare in questo momento tutte le velocità, che tutti i movimenti siano fluidi, morbidi, veloci e lenti quando serve. E farlo su una macchina molto più piccola, quindi hai tubi di diametro più piccoli, hai forze minori, è più facile controllare la potenza. Qui è veramente, mi sento di dire, un'impresa. Con me ho sempre Vasco Rossi che ho i suoi nomi tatuati, 1 e 1, 2 e andiamo. È sempre un'emozione molto forte. Tutte le volte che lo faccio non riesco ancora a descrivere, è difficile da trasmettere, ma è una cosa veramente molto bella. Allora, stiamo salendo. Io l'esperienza di salire in quota la paragono all'esperienza di andare in moto e mi aiuta a rilassarmi, a staccare la spina, ma allo stesso tempo rimanere sempre molto concentrato. In questo momento stiamo praticamente allineando tutti i bracci in posizione verticale e poi cominceremo la fase di sfilata. Al momento le velocità stanno rispondendo, direi, perfettamente, perché il cesto rimane comunque sempre molto dritto, molto livellato, quindi direi che a livello di prestazioni ci siamo alla grande. Tutti i movimenti che hanno inserito i ragazzi erano ottimali, quindi non c'è stato bisogno neanche di ritoccare un minimo parametro. Per quanto riguarda la calibrazione dei movimenti, noi adesso stiamo provando, come si dice da noi, a tirare al col, cioè quindi gli diamo dentro sull'uscita dello sfilo del principale. Lo sto mettendo veramente a dura prova, ma come vedete la piattaforma R è immobile. Il braccio, quello grande, è praticamente quasi tutto alzato. Ci allineiamo in posizione verticale con il jib. Perfetto, braccio base arrivato. Comunque, visto che vi sto portando con me a fare una cosa che io ho già fatto tante volte, vi dico che le emozioni sono sempre le stesse. Il bello di fare questa cosa è che ti trasmette paura e adrenalina allo stesso tempo. Paura è giusto che ce ne sia sempre un po', perché ti fa comunque tenere, diciamo, la testa sulle spalle. Siamo a 27 metri d'altezza in questo momento, quindi abbiamo ancora più di metà, cioè non siamo arrivati neanche a metà. Cominciamo a sfilare. Il fatto di poter guidare queste macchine, produrle, progettarle e comunque, insomma, trasmettere con voi questa cosa è veramente una sensazione molto forte. Noi stiamo sfilando in questo momento i primi 2 bracci, che sono quelli più piccoli del braccio principale. Una volta arrivati a fine corsa partiranno i 2 più grossi sotto. E diciamo che circa 60 metri, quando mancavano gli ultimi 15 metri, il vento ha cominciato a diventare molto forte. Fatto sta che la macchina ha funzionato bene, perché l'anemometro, il sensore che rileva la velocità del vento, ha cominciato a suonare. Quindi io comunque ero tranquillissimo, perché la macchina ha risposto molto bene, non ho percepito vibrazioni pericolose, quindi sono stato molto soddisfatto anche che in questo caso, dopo, chiamiamolo, un ritorno in quota, a quote così elevate perlomeno, ho provato anche l'ebbrezza di stare in mezzo al vento. Sei lì un attimo che dici, oh, qua il vento si alza, cosa succede? È stata, mi sento di dire, una passeggiata, ma appunto perché, non per mano mia, ma perché la macchina ha risposto comunque molto bene. Siamo riusciti comunque ad arrivare su in quota a 75 metri. È veramente un qualcosa che ti trasmette paura e adrenalina allo stesso tempo. Un minimo di paura ci deve sempre essere, anche perché è un'emozione molto forte quando è una cosa che fai davvero periodicamente. Quando non lo fai più tutti i giorni, lo diventa ancora di più. Allora io pensavo di avere freddo, ma mi è salita un'adrenalina addosso che ho addirittura caldo, perché comunque era qualche mese che non tornavo a un'altezza così elevata, perché sapete, gestendo anche comunque un'azienda e tutto quanto, questo era fino a 1 anno e mezzo fa il mio lavoro principale di tutti i giorni. Oggi non è più quello, però veramente l'emozione e la sensazione è sempre la stessa, se non ancora di più, perché appunto, ripeto, sono circa 8 mesi che non vado ad un'altezza così elevata. Allora Ale, com'è andato il test? Perfetta. Velocità da giù. Velocità perfetta, anche quando ho provato a sfilare il principale, anche il rinvio dello stacco tra uno sfilo e l'altro era una cosa impressionante. Perfetto. Un ascensore. Molto Perfetto. Che questa, ragazzi, è andata. promossa. Grandissimo, Grandi voi. Dai che andiamo. Quindi direi che adesso la macchina gli diamo una bella pulita, una bella lavata, la tiriamo veramente tutta lucida per il cliente, che come avete visto si chiama Ram Service, è un nostro cliente di Ravenna.
lo ringrazio pubblicamente davanti a tutti che comunque ha scelto di acquistare una delle top di gamma, perché comunque questa è una macchina che ha un certo valore economico, dà prestazioni importanti, quindi ha fatto veramente un investimento molto importante e sono contento che l'abbia fatto con noi. Allora adesso questa qua la prepariamo, è pronta per la consegna, gli facciamo comunque gli ultimi ritocchi, lavaggio, shampoo, gli facciamo anche la lacca, la laviamo tutta e poi così siamo pronti per prepariamo per bene. Esatto. Questa macchina qua che oggi abbiamo provato insieme avrà anche la fortuna di andare in uno dei parchi divertimenti più famosi in assoluto. Questa macchina seguirà tanta manutenzione all'interno di Mirabilandia. Quindi, come ho detto nella prima puntata, se riuscite ad andare a Mirabilandia e passare una bella giornata in famiglia, con gli amici, insomma riuscite comunque a svagarvi, sappiate che indirettamente quel divertimento è anche grazie al nostro contributo e appunto di Ram Service, che ha scelto l'acquisto della 75 TJJ. Allora diciamo che mentre stavo salendo non si vedeva, e non lo sto dicendo perché sono di fronte a voi o perché voglio fare il ruffiano, proprio perché è vero, un paio di lacrime sono scese. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è. Chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa. Chissà perché. Chissà perché.